Amici di Apulia Retrocomputing, benvenuti in questo speciale dell'associazione sulla storia e sulla progettazione e realizzazione del Galaxia. Io sono Alex Giangregorio e vi guiderò in questo excursus, in questo video, dove tre dei miei amici e soci di Apulia Retrocomputing, appunto Antonio Caradonna, Gianfranco Mazzariello e Vito Fariello, ci illustreranno con una serie di domande e risposta cos'è il Galaxia, quali sono state le vicissitudini nella sua creazione, nella sua ideazione, quali sono i progetti che sono tuttora in fase di realizzazione per l'associazione e come questo progetto stia influenzando anche tutti gli altri. Quindi partiamo con la prima domanda: cos'è il Galaxia? Risponderà a questa domanda Gianfranco Mazzariello. A te la linea. Grazie Alex e un saluto a chi ci segue. La storia dell'informatica dell'Europa dell'Est è sempre stata poco conosciuta. L'esistenza del computer Galaxia lo abbiamo appreso da un articolo letto su internet. Leggendo l'articolo, oltre a conoscere la storia di questo computer, risultò per noi interessante apprendere che esso era stato presentato su di una rivista elettronica serba dell'epoca, nel quale era descritto come realizzare questo computer. Le riviste di elettronica sono un importante tassello della storia dell'informatica perché sono state le prime pubblicazioni a far conoscere al grande pubblico i computer. Nelle riviste veniva spiegato in dettaglio l'architettura di un calcolatore, come esso era costruito e come si programmavano. Quindi la storia poco conosciuta dei calcolatori dell'Europa dell'Est e la possibilità di costruire un computer fai da te faceva del Galaxia il candidato ideale per una replica. La possibilità si è concretizzata quando è stato trovato un emulatore del Galaxia contenente i dump delle EEPROM e quando sono state ritrovate le scansioni a bassa risoluzione della rivista, contenente il disegno del circuito stampato e lo schema elettrico, e da qui poi è partita la realizzazione di questo computer. A te Alex. Grazie mille Gianfranco per questa tua introduzione. Ora vorrei passare la parola ad Antonio Caradonna, che ci illustrerà la storia del Galaxia, cioè chi lo ha inventato, in che situazione è stato inventato. Vedremo una situazione particolare, cioè quella di un paese dell'ex blocco socialista negli anni '80, e qual è la filosofia con il quale il suo ideatore lo ha concepito. A te Antonio. Salve, sono Antonio Caradonna dell'associazione Apulia Retrocomputing. Vi parlo della storia del Galaxia. Il Galaxia è nato in Jugoslavia durante il regime totalitario dell'epoca che impediva l'importazione di tecnologia straniera. Ovviamente anche i computer erano tra questi, e Vojja decide di realizzare un suo prototipo proprio per compensare questa mancanza, dato che l'acquisto di un computer da un produttore locale si aggirava tra i 100.000 e i 900.000 dinari, che era ben al di sopra delle possibilità di qualunque altra persona. L'idea quindi nasce dalla possibilità che lui aveva utilizzato il TRS-80 che era riuscito a importare in Jugoslavia grazie a un amico che gliel'aveva spedito smontato. E le sue conoscenze anche sullo ZX Spectrum e i vari cloni che circolavano all'epoca gli dettero quindi l'idea di realizzare questo computer sfruttando lo Z80, che era la CPU più comune e anche la più clonata dell'epoca. Durante un periodo di vacanza lui ebbe la possibilità di studiare dei documenti riguardo la CPU CDP 1802 della RCA. Questa CPU veniva montata su Sol20 per la generazione del segnale video. La stessa CPU quindi collaborava in maniera software e in parte con l'hardware proprio per la generazione video. Quindi l'idea era quella di far lavorare lo Z80 come se fosse la sezione video. Chiaramente iniziò a realizzare i primi prototipi e funzionò.
Però non era il computer che definitivo, quindi iniziò a scrivere il sistema operativo, scoppiazzando un po' qua e là, e quindi riuscì a scrivere solo la parte software per la gestione del video, che era estremamente ridotta. Quando la completò utilizzando anche dei comandi basic, sempre ridotti molto all'osso, riuscì a far restare il tutto su 4 KB di ROM. La ROM di sistema doveva includere quindi un semplice basic, e i caratteri grafici dovevano essere ridefinibili, possibilmente dovevano essere in grado anche di supportare il cirillico. Quindi questo sistema operativo doveva essere quindi con una grafica semplice ma ridefinibile, una tastiera, lui sperava in qualcosa di professionale, però sempre upgradabile, quindi una tastiera che venne prodotta sempre localmente. Si passò quindi alla gestione del caricamento del software, che il Voyager cercò di copiare dal Sinclair ZX Spectrum, però senza il supporto della ULA dovette ripiegare su un sistema molto semplice che simulava la pressione dei tasti. In pratica il salvataggio, il caricamento dei dati era la semplice trasposizione della scrittura rapida, utilizzata chiaramente sfruttando la generazione di segnali. Il Galaxia non aveva alcun generatore sonoro né un altoparlante interno. Infatti il video spariva quando si iniziava a eseguire il caricamento dei dati. In quel periodo un suo amico, Dijan Ristanovic, esperto di informatica, lavorava con una rivista locale che si chiamava Galaxia, a cui era stato affidato però il compito di scrivere una pagina dedicata ai computer. Non avendo moltissima esperienza, decise comunque di chiedere aiuto al suo amico Voja Antonici, il quale gli propose il computer che lui stava progettando. L'idea era appunto quello di chiamarlo il computer a casa tua. Ma alla fine il computer fu chiamato Galaxia. Il progetto comunque rimase così, cioè il computer a casa tua, perché il Galaxia nasceva dalla necessità di poterselo autocostruire in casa. A quel punto gli fu proposta la domanda: quanti computer si stima che potrebbero essere venduti? Inizialmente una stima ottimistica era di circa 1000 computer, quindi fecero una via di mezzo tra i 500 e i 1000, ebbene alla fine ne furono venduti ben 8000 kit già preparati dalla nota rivista Galaxia, però molti altri furono costruiti in casa, quindi non si sa effettivamente quanti ne fossero presenti in tutta la Jugoslavia. Allora, terminati i primi prototipi, ben 8 funzionanti che ne certificavano la bontà del progetto, si iniziò la distribuzione anche, prima ancora la ricerca dei fornitori del materiale per assemblaggio. Voja iniziò a scriveva personalmente le EPROM, come anche la rivista stessa si occupava della logistica, quindi la raccolta delle prenotazioni e la spedizione. Il prodotto fu inizialmente distribuito soprattutto nelle scuole, perché era ottimo per la didattica, e fu fornito inizialmente con la ROM base di 4 KB che sappiamo già. L'estensione Basic includeva altri 4 KB, funzioni trigonometriche, un assemblatore e un monitor per il linguaggio macchina. Il cursore Ready, che è praticamente il logo dell'azienda Electronica Engineering, il produttore locale che si occupava appunto di questo computer, e praticamente fa parte, quindi appunto in maniera stabile, di questo computer, che lo vedete visualizzato, quindi il cursore e il logo di questa azienda. Ogni carattere quindi è una matrice di 8x13 pixel, e quindi abbiamo detto nessuna possibilità di
utilizzare audio. Gli ultimi prototipi di tutto, diciamo, degli 8 prototipi prodotti funzionanti, solo uno si salvò perché nel 95, durante un brutto periodo della vita di Voja, lui li buttò tutti, buttò insieme anche tutta la documentazione relativa al Galaxia. Quindi rimasto solo quest'ultimo prototipo, fu donato poi al museo di Belgrado. Grazie Antonio, vorrei dare di nuovo la linea a Gianfranco Mazzariello che ci illustrerà quali sono stati gli obiettivi fissati dall'associazione e quali sono quelli futuri del progetto. A te Gianfranco. L'obiettivo iniziale è stato quello di realizzare almeno un prototipo funzionante. Successivamente alla realizzazione dello stesso, l'obiettivo si è spostato verso la possibilità di riprodurre esemplari funzionanti in serie a beneficio della community degli appassionati di informatica storica. L'obiettivo attuale è quello di realizzare moduli di espansione per l'utilizzo di periferiche. A te Alex. Ti ringrazio molto Gianfranco e quindi ridò la parola di nuovo ad Antonio Caradonna che ci illustrerà qual è la filosofia alla base della nascita del progetto Galaxia e quali sono le competenze che sono state richieste per la costruzione e l'ideazione di questo progetto. A te Antonio. Il vincolo principale è quello della possibilità che questo progetto possa essere, prima innanzitutto, facilmente condivisibile nella comunità, quindi degli appassionati. La modalità di realizzazione anche dello stesso, che devono essere tale da non sovrapporre o anteporre degli ostacoli nella sua realizzazione. Quindi un prototipo da parte di chiunque abbia una conoscenza minima di elettronica di poter essere realizzato con successo. Un buon grado di abilità anche di saldatura, comunque sia discreta, qualcosa che era tipico per l'elettronica degli anni '80. Grazie Antonio. Ora voglio dare la parola a Vito Fariello che ci illustrerà quali sono state le difficoltà che il gruppo ha avuto nella progettazione, nell'assemblaggio e nella programmazione del Galaxia, che abbiamo visto è una macchina peculiare, molto complicata e astrusa da ideare. A te Vito. Buonasera a tutti, sono Vito Fariello di Apulia Retro Computing. Grazie Alex per le domande che mi stai facendo e voglio subito rispondere alla prima domanda. La prima difficoltà che ha incontrato il gruppo nell'affrontare il progetto Galaxia è stato ricavare l'immagine JPEG della scheda madre per poter fare la replica. Il reperimento dell'immagine JPEG è stato molto difficoltoso perché l'abbiamo dovuto reperire da alcune scansioni di riviste dell'epoca contenente appunto le recensioni sul computer Galaxia. L'altro problema è stata la ricerca del dump delle ROM. Dopodiché il grosso lavoro è stato un editing molto difficoltoso delle scansioni per poter realizzare il PCB. Essendo stato il primo progetto di una certa complessità tecnica, si è deciso di realizzarlo subito dopo aver acquisito soltanto informazioni tecniche, non curanti della necessità avvertita solo in seguito di effettuare la necessaria contestualizzazione storica, rivelatasi indispensabile alla buona riuscita della replica. Le altre difficoltà che abbiamo riscontrato sono partite ovviamente dopo il primo assemblaggio. Non abbiamo avuto difficoltà nell'assemblaggio, a parte il reperimento di alcuni componenti, non abbiamo avuto molti problemi. I problemi ovviamente sono sorti dopo, perché come tutte le cose non partono mai al primo colpo. Il primo problema sono i jumper, perché essendo una scheda monofaccia, molti jumper andavano
saldati e quindi posizionati, e alcuni jumper ovviamente non avevamo la certezza che andassero in continuità. Quindi a un certo punto il primo passaggio è stato quello di verificare ogni singolo jumper saldato sul PCB. L'altra difficoltà invece è stata la sincronizzazione orizzontale e verticale, perché per scoprirlo ci abbiamo messo tantissimo. Siamo partiti dalla CPU, abbiamo seguito tutto il segnale video, abbiamo riscontrato che andava tutto bene e finalmente dopo tanto tempo abbiamo scoperto che c'era un problema con un paio di condensatori che impedivano proprio l'uscita del video. Grazie Vito. E ora vorrei ridare la parola a Gianfranco, che ci illustrerà quali erano i progetti alla base del concept del PCB, quindi la sua realizzazione, e quali problemi il gruppo ha dovuto fronteggiare nella realizzazione del PCB, cioè della scheda principale della circuiteria del Galaxia. A te Gianfranco. La parte iniziale del progetto è stata affidata a me e l'obiettivo principale era quello di produrre un disegno di alta qualità e con le giuste dimensioni, partendo da una scansione in bassa risoluzione del PCB. In questa fase lo strumento utilizzato è stato Photoshop. Il primo problema che abbiamo dovuto risolvere è stato quello di ricavare le giuste dimensioni del disegno. Per fare questo sono stati presi come riferimento le distanze note dei fori degli integrati e con una proporzione sono state calcolate le dimensioni effettive del PCB e quindi del disegno. Portando il disegno alle giuste dimensioni si è poi presentato un secondo problema riguardante le tracce del PCB che risultavano frastagliate e non perfettamente rettilinee. Questa è stata la parte più lunga e tediosa del lavoro perché è stato necessario correggere ogni singola traccia manualmente. Terminato il disegno, questo poi è stato affidato al nostro responsabile del laboratorio per realizzare il PCB con metodi artigianali, così come lo era all'epoca. Successivamente il progetto si è spostato alla realizzazione in serie del PCB per tutti gli appassionati e qui è stato necessario utilizzare ditte specializzate. In questa fase abbiamo avuto notevoli difficoltà a produrre il file Gerber necessario alle ditte. Queste difficoltà erano essenzialmente dovute alla mancata esperienza in quanto per noi era la prima volta che affrontavamo il problema. Dopo innumerevoli tentativi e numerose prove tecniche abbiamo poi trovato il giusto strumento in KiCad. E questo è il risultato. Il PCB si presenta molto bene. Con questo PCB sono stati realizzati degli esemplari perfettamente funzionanti e questo PCB sarà quello poi distribuito a tutti gli appassionati. A te Alex. Grazie Gianfranco. Quindi siamo arrivati allo stadio di prototipo. Quindi quali sono state le difficoltà che il gruppo ha incontrato durante la costruzione del prototipo? Do la linea in questo caso a Vito Fariello che ci spiegherà quali sono state. A te la parola Vito. Il primo PCB è stato realizzato da Antonio Caradonna con il metodo casalingo del cloruro ferrico e del toner transfer. Dopodiché sempre Antonio Caradonna ha assemblato il primo PCB e ha risolto un po' tutti i problemi tecnici. La prima cosa che abbiamo notato è che funzionava bene soltanto con uno Z80 dell'epoca, non funzionava con i nuovi Z80 e questo è un problema che poi è stato risolto successivamente. Una volta risolti i vari problemi dovuti ai jumper che si rompevano e quindi alle connessioni e quant'altro, il PCB comunque era molto semplice da realizzare, era molto semplice anche da assemblare. Una volta risolti questi problemi si è proceduto alla realizzazione di 5 PCB industriali, con cui poi abbiamo fatto ulteriori test. I problemi sul PCB industriale ovviamente andavano risolti quelli dello Z80, del fatto che mettendo uno Z80 di nuova generazione c'erano dei problemi di funzionamento e i problemi di funzionamento sono stati risolti con la patch video, però di questo magari vi parlerà meglio
Antonio Caradonna. Invece l'altro problema che abbiamo tentato di risolvere, ma invano purtroppo, è stato il problema dell'apice. Praticamente spingendo il tasto 7 con lo shift doveva apparire un apice, ma invece appariva un carattere strano. Siamo stati io e Salvatore a cercare, a capire il perché, e abbiamo scoperto che era possibile modificare la ROM caratteri, e quindi abbiamo provato a creare l'apice. Il problema qual era? Il problema è che creando l'apice alcuni giochi che utilizzavano caratteri speciali ovviamente cambiavano, perché quel carattere serviva per il Tetris del Galaxia, e quindi abbiamo dovuto riportare la ROM allo stato originario. Dunque, dopo aver visto la progettazione del PCB, adesso vorrei chiedere la parola ad Antonio Caradonna affinché ci spieghi quali sono state le difficoltà nel far funzionare il prototipo, nei problemi con il cloruro ferrico che è stato utilizzato per creare il PCB e creare le tracce, qual è stata la difficoltà nel debugging, nel video, nella progettazione della tastiera, nel far funzionare la CPU Z80 nel modo più giusto, insomma tutti i problemi relativi alla parte finale della creazione del Galaxia. A te la parola, Antonio. Beh, allora, le difficoltà, beh sì, inizialmente nulla di particolare, però la prima accensione ovviamente non funzionò, perché un po' tutti i progetti al primo tentativo non funzionano. Il prototipo, quindi chiesi se Gianfranco potesse aiutarmi nel fare il debugging, per verificare un po' se qualcosa mi fosse sfuggito. E quindi una verifica prima iniziale del PCB era essenziale. Fatto questo, abbiamo verificato comunque la continuità delle tracce. Trovai qualche impiccio perché praticamente per evitare l'ossidazione del rame questo era un fattore scatenato dal fatto che il toner transfer, o meglio il toner, è poroso e nella incisione del circuito stampato il cloruro ferrico veniva assorbito dallo stesso e quindi passava comunque dalla parte inferiore dove non doveva agire e creava delle ampie zone di ossidazione, quindi era necessario isolare, o meglio verniciare la scheda proprio per evitare che si avviasse un processo di ossidazione. La stessa lacca isolante che poi ha creato qualche problema con il test, quindi è bastato pulire con l'acetone e si è risolto facilmente. Dopo qualche piccolo errore, diciamo nell'assemblaggio, il computer si è avviato. Cosa abbiamo rilevato però? Che c'era un problema sulla CPU, sulla generazione del segnale video. Praticamente poi è venuto fuori che la stessa CPU utilizzata all'epoca di Voja praticamente aveva un piccolo bug sul passaggio del segnale da disattivato a un valore positivo. Questo leggero fattore di transizione venne poi sui modelli successivi migliorato, quindi il passaggio dallo stato 0 allo stato 1 era molto più veloce e efficace, e questo ritardava l'innesco del buffer del contatore del segnale video, quello che appunto generava fisicamente il segnale video. Quindi poi abbiamo trovato un modo per realizzare un prototipo sempre sul sito del produttore di una rivista che collaborava all'epoca con Voja, e quindi abbiamo realizzato il primo prototipo di questo. Questo è un oscillatore monostabile che interveniva proprio nel momento giusto in modo da compensare
questo ritardo nell'innesco del segnale. Abbiamo anche provveduto all'utilizzo sia di una sonda logica che un oscilloscopio per poter visualizzare bene il discorso. Un altro fattore che abbiamo rilevato era l'errato valore della frequenza orizzontale. È bastato semplicemente cambiare il condensatore e poi applicare al posto delle resistenze, poi vi spiegherò eventualmente sulle istruzioni, praticamente applicando dei potenziometri era possibile comunque compensare e far rientrare questi valori dentro il range, un range ben definito, per cui il televisore o qualunque dispositivo come un monitor fosse in grado di visualizzare le immagini. Quindi poi abbiamo potuto verificare come realizzare una tastiera, anche qui il Galaxy ha mostrato le sue caratteristiche, perché sia come la tastiera è stata liberamente interpretata su altri 5 prototipi che abbiamo realizzato poi successivamente, qui si mostra proprio il discorso del Galaxia, della libera interpretazione di realizzazione, della personalizzazione di questo computer. Quindi ognuno ha realizzato il suo tipo di tastiera in modo abbastanza chiaramente subordinato ai prodotti che si trovano in commercio, come anche il problema di questo discorso del PCB realizzato in casa, poiché chiaramente i buchi andavano fatti utilizzando piccoli trapani, quindi i fori non sono ben allineati, quindi lì nell'assemblaggio del prototipo si vede che non c'è un perfetto allineamento. Poi quando siamo passati a un prodotto industriale, chiaramente questi problemi sono scomparsi. Grazie Antonio. Vorrei ridare la linea per l'ultima volta a Gianfranco, che ci spiegherà a cosa, o meglio a chi è stato dedicato il progetto Galaxia. A te. Nonostante la sua tecnologia ormai preistorica, il Galaxia continua ad affascinare gli amanti dell'informatica, che gli hanno dedicato monografie, tesi, emulatori e persino un nuovo software. A loro e ai sempre nuovi appassionati che si affacciano sul mondo del retrocomputing è dedicato il progetto. A te Alex. Bene, ora vorrei chiudere con l'ultimo intervento da parte di Vito Fariello, che ci spiegherà quali progetti ha influenzato e ispirato il progetto Galaxia. A te Vito. Grazie Alex per la nuova domanda che mi hai fatto sugli altri progetti influenzati dal progetto Galaxia. Innanzitutto voglio dire che non è ancora finito il progetto Galaxia, sono in fase di realizzazione anche le periferiche, quindi il connettore del Galaxia che consentirà poi di collegare alcune periferiche che abbiamo trovato nelle riviste. Altri progetti che abbiamo realizzato sono delle piccole schede tipo il TZX Duino, tipo l'SD2IEC, l'espansione RAM 32K per il Texas Instruments, ma sono piccoli oggetti. Invece l'altro progetto che seguirà dopo il Galaxia è il progetto della replica del Kenbach 1, che ovviamente beneficerà dell'esperienza di lavoro che abbiamo conseguito con il Galaxia. Un altro piccolo progetto relativo al Galaxia è anche il case. Stiamo tentando di realizzarlo con la tecnica della stampa 3D. Bene, allora io per chiudere questo interessantissimo video su Galaxia voglio prima di tutto ringraziare i miei amici e soci e cosoci Vito Fariello, Antonio Caradonna e Gianfranco Mazzarello per averci spiegato il progetto Galaxia in un modo così facile e alla mano per tutti quanti,
neofiti e non, e io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo progetto, al prossimo video. E comunque vi vorrei ricordare il sito dell'associazione www.apuliaretrocomputing.it, la nostra pagina Facebook Apulia Retrocomputing ODV, Organizzazione di Volontariato, e vi do appuntamento presso la nostra sede in Bari, in via Brigata Bari, in particolare 1/13, dove potrete conoscerci, dove potete visionare il nostro lavoro e dove potete eventualmente anche associarvi e seguire tutte le nostre attività. Un saluto dal vostro Alex Giangregorio, arrivederci al prossimo video. Ciao!